Dialogo 1. Non è bello il tempo oggi? Ciao Anna, non è bel tempo oggi? Ciao Anna, non è bel tempo oggi? Sì, è bellissimo fuori. Il sole splende, e c'è una leggera brezza. Sì, è bellissimo fuori. Il sole splende, e c'è una leggera brezza. È perfetto per un picnic o una passeggiata nel parco. È perfetto per un picnic o una passeggiata nel parco. Sono d'accordo. Non fa né troppo caldo né troppo freddo, solo la temperatura giusta. Sono d'accordo. Non fa né troppo caldo né troppo freddo, solo la temperatura giusta. Sono contento che abbiamo deciso di incontrarci oggi. È così bello stare all'aperto con questo tempo. Sono contento che abbiamo deciso di incontrarci oggi. È così bello stare all'aperto con questo tempo. Anch'io. Ero stanco di stare rinchiuso dentro tutto il giorno. Anch'io. Ero stanco di stare rinchiuso dentro tutto il giorno. Anche qui. È tutta la settimana che non vedo l'ora che arrivasse. Anche qui. È tutta la settimana che non vedo l'ora che arrivasse. Cos'altro ti piace fare all'aperto quando il tempo è bello? Cos'altro ti piace fare all'aperto quando il tempo è bello? Mi piace fare sport, come il basket e il calcio. Che ne dici di te? Mi piace fare sport, come il basket e il calcio. Che ne dici di te? Mi piace fare un giro in bicicletta o leggere un libro all'aperto. Mi piace fare un giro in bicicletta o leggere un libro all'aperto. Sembra rilassante. Forse dovrò provarlo qualche volta. Sembra rilassante. Forse dovrò provarlo qualche volta. Dovresti. È un ottimo modo per godersi il bel tempo e prendere una boccata d'aria fresca. Dovresti. È un ottimo modo per godersi il bel tempo e prendere una boccata d'aria fresca. Sicuramente. Penso che porterò un libro al parco la prossima volta. Sicuramente. Penso che porterò un libro al parco la prossima volta. Sembra un piano. E speriamo che il tempo sia altrettanto bello anche allora. Sembra un piano. E speriamo che il tempo sia altrettanto bello anche allora. Lo spero. È incredibile quanto il tempo possa influire sul nostro umore e su ciò che ci piace fare. Lo spero. È incredibile quanto il tempo possa influire sul nostro umore e su ciò che ci piace fare. Sì, fa davvero la differenza. Mi sento molto più felice ed energica in giorni come questi. Sì, fa davvero la differenza. Mi sento molto più felice ed energica in giorni come questi. Anche io. Godiamocela finché dura. Anche io. Godiamocela finché dura. D'accordo. D'accordo. Dialogo 2. Sai dov'è la libreria più vicina? Mi scusi, sa dov'è la libreria più vicina? Mi scusi, sa dov'è la libreria più vicina? Certo, c'è una grande libreria a pochi isolati dalla strada. Vuoi che ti mostri la strada? Certo,
C'è una grande libreria a pochi isolati dalla strada. Vuoi che ti mostri la strada? Sarebbe fantastico, grazie mille. Sarebbe fantastico, grazie mille. Nessun problema, stai cercando qualcosa di specifico? Nessun problema, stai cercando qualcosa di specifico? Sì, in realtà sto cercando un libro sulla fotografia. Sto cercando di migliorare le mie capacità. Sì, in realtà sto cercando un libro sulla fotografia. Sto cercando di migliorare le mie capacità. Oh, questo è interessante. Anch'io amo la fotografia. Hai sentito parlare del libro Understanding Exposure? Oh, questo è interessante. Anch'io amo la fotografia. Hai sentito parlare del libro Understanding Exposure? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È un ottimo libro che spiega le basi dell'esposizione nella fotografia. È davvero utile per i principianti. È un ottimo libro che spiega le basi dell'esposizione nella fotografia. È davvero utile per i principianti. Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Pensi che lo troveranno in libreria? Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Pensi che lo troveranno in libreria? Sono abbastanza sicuro che lo faranno. Hanno una vasta selezione di libri sulla fotografia. Sono abbastanza sicuro che lo faranno. Hanno una vasta selezione di libri sulla fotografia. È bello saperlo. Volevo saperne di più sulla fotografia, ma non sapevo da dove cominciare. È bello saperlo. Volevo saperne di più sulla fotografia, ma non sapevo da dove cominciare. Sono contento di esserti stato utile. Imparare a fotografare può essere davvero divertente e gratificante. Sono contento di esserti stato utile. Imparare a fotografare può essere davvero divertente e gratificante. Sono entusiasta di iniziare. Da quanto tempo ti interessa la fotografia? Sono entusiasta di iniziare. Da quanto tempo ti interessa la fotografia? Mi interessa da alcuni anni ormai. Adoro catturare momenti e ricordi con la mia fotocamera. Mi interessa da alcuni anni ormai. Adoro catturare momenti e ricordi con la mia fotocamera. È fantastico. Hai qualche consiglio per qualcuno che ha appena iniziato? È fantastico. Hai qualche consiglio per qualcuno che ha appena iniziato? Certo, direi di esercitarti il più possibile e sperimentare impostazioni diverse. E non abbiate paura di sbagliare, è così che si impara. Certo, direi di esercitarti il più possibile e sperimentare impostazioni diverse. E non abbiate paura di sbagliare, è così che si impara. Grazie per il consiglio. Lo terrò a mente quando inizierò a fare pratica. Grazie per il consiglio. Lo terrò a mente quando inizierò a fare pratica. Siete i benvenuti. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto per trovare la libreria. Siete i benvenuti. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto per trovare la libreria. Sicuramente, grazie mille per avermi mostrato la strada. Sicuramente, grazie mille per avermi mostrato la strada. Nessun problema, felice di aiutarti. Nessun problema, felice di aiutarti.
Dialogo 3. Com'è andata la tua giornata finora? Ciao Anna. Com'è andata la tua giornata finora? Ciao Anna. Com'è andata la tua giornata finora? Ciao John. Sta andando abbastanza bene, grazie per averlo chiesto. Mi sono svegliato presto, ho fatto yoga e ho fatto una sana colazione per iniziare bene la giornata. Che ne dici di te? Ciao John. Sta andando abbastanza bene, grazie per averlo chiesto. Mi sono svegliato presto, ho fatto yoga e ho fatto una sana colazione per iniziare bene la giornata. Che ne dici di te? Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Ho avuto una mattinata un po' dura, ad essere onesti. Ho dormito troppo e ho dovuto affrettarmi a prepararmi per il lavoro. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Ho avuto una mattinata un po' dura, ad essere onesti. Ho dormito troppo e ho dovuto affrettarmi a prepararmi per il lavoro. Oh no. Non è mai un buon modo per iniziare la giornata. Sei ancora riuscito a fare colazione? Oh no. Non è mai un buon modo per iniziare la giornata. Sei ancora riuscito a fare colazione? Purtroppo non ho avuto tempo per fare colazione stamattina. Ma ho portato con me uno spuntino da mangiare dopo. Purtroppo non ho avuto tempo per fare colazione stamattina. Ma ho portato con me uno spuntino da mangiare dopo. È una buona idea. È importante assicurarsi di rifornire il corpo anche se non si ha tempo per un pasto completo. È una buona idea. È importante assicurarsi di rifornire il corpo anche se non si ha tempo per un pasto completo. Sicuramente. A proposito, che tipo di snack salutari ti piace mangiare durante il giorno? Sicuramente. A proposito, che tipo di snack salutari ti piace mangiare durante il giorno? Mi piace mantenerlo semplice con cose come frutta, noci e verdure. Sono facili da mettere in valigia e forniscono una buona fonte di energia per tutto il giorno. Che mi dici di te? Mi piace mantenerlo semplice con cose come frutta, noci e verdure. Sono facili da mettere in valigia e forniscono una buona fonte di energia per tutto il giorno. Che mi dici di te? Mi piace fare merenda con cose come barrette di cereali e trail mix. Sono facili da mangiare in viaggio e mi aiutano a evitare snack non salutari come patatine e caramelle. Mi piace fare merenda con cose come barrette di cereali e trail mix. Sono facili da mangiare in viaggio e mi aiutano a evitare snack non salutari come patatine e caramelle. Questo è un buon punto. A volte può essere difficile resistere a spuntini non salutari, ma è importante dare priorità alla nostra salute. Questo è un buon punto. A volte può essere difficile resistere a spuntini non salutari, ma è importante dare priorità alla nostra salute. Concordato. E dopo il lavoro? Cosa fai di solito per rilassarti? Concordato. E dopo il lavoro? Cosa fai di solito per rilassarti? Mi piace fare una passeggiata, o fare ancora yoga per rilassarmi dopo una giornata intensa. E mi assicuro sempre di avere una cena salutare. Mi piace fare una passeggiata, o fare ancora yoga per rilassarmi dopo una giornata intensa. E mi assicuro sempre di avere una cena salutare. Sembra un ottimo modo per rilassarsi. Di solito cerco di andare a correre o di andare in palestra dopo il lavoro per fare esercizio. Sembra un ottimo modo per rilassarsi. Di solito cerco di andare a correre o di andare in palestra dopo il lavoro per fare esercizio.
L'esercizio fisico è un ottimo modo per alleviare lo stress e migliorare la nostra salute generale. Hai qualche consiglio per rimanere motivato ad allenarti regolarmente? L'esercizio fisico è un ottimo modo per alleviare lo stress e migliorare la nostra salute generale. Hai qualche consiglio per rimanere motivato ad allenarti regolarmente? Trovo che fissare obiettivi specifici e avere un compagno di allenamento mi aiuti a rimanere motivato. È anche importante trovare esercizi che ti piace fare. Trovo che fissare obiettivi specifici e avere un compagno di allenamento mi aiuti a rimanere motivato. È anche importante trovare esercizi che ti piace fare. Questi sono ottimi consigli. È importante trovare una routine di esercizi che funzioni per te e si adatti alla tua vita quotidiana. Questi sono ottimi consigli. È importante trovare una routine di esercizi che funzioni per te e si adatti alla tua vita quotidiana. Assolutamente. Si tratta di trovare un equilibrio tra lavoro, esercizio fisico e relax nella nostra vita quotidiana. Assolutamente. Si tratta di trovare un equilibrio tra lavoro, esercizio fisico e relax nella nostra vita quotidiana. Dialogo 4. Hai deciso cosa ordinare? Ciao Anna, hai deciso cosa vuoi ordinare? Ciao Anna, hai deciso cosa vuoi ordinare? Ciao John. Penso che per ora mi limiterò a bere un bicchiere d'acqua. Che mi dici di te? Ciao John. Penso che per ora mi limiterò a bere un bicchiere d'acqua. Che mi dici di te? Stavo pensando di ordinare un bicchiere di tè. Ne vorresti uno anche tu? Stavo pensando di ordinare un bicchiere di tè. Ne vorresti uno anche tu? In realtà sembra una buona idea. Posso ordinare anche un bicchiere di tè, per favore? In realtà sembra una buona idea. Posso ordinare anche un bicchiere di tè, per favore? Prenderò del tè verde, per favore. Prenderò del tè verde, per favore. E prenderò del tè nero, per favore. E prenderò del tè nero, per favore. Cameriera, ottimo, te li porterò subito. Cameriera, ottimo, te li porterò subito. Grazie. Mi piace sempre una buona tazza di tè, soprattutto in una giornata fredda come oggi. Grazie. Mi piace sempre una buona tazza di tè, soprattutto in una giornata fredda come oggi. Anch'io. È così rilassante e confortante. Anch'io. È così rilassante e confortante. Sicuramente. Hai un tipo di tè preferito? Sicuramente. Hai un tipo di tè preferito? Mi piacciono molto le tisane, come la menta piperita e la camomilla. Hanno molti benefici per la salute e sono davvero rilassanti. Mi piacciono molto le tisane, come la menta piperita e la camomilla. Hanno molti benefici per la salute e sono davvero rilassanti. Questo è interessante. Di solito mi limito al tè verde o al tè nero, ma qualche volta dovrò provare delle tisane. Questo è interessante. Di solito mi limito al tè verde o al tè nero, ma qualche volta dovrò provare delle tisane. Vale sicuramente la pena provarli. E a proposito di benefici per la salute, sapevi che il tè è ricco di antiossidanti? Vale sicuramente la pena provarli.
E a proposito di benefici per la salute, sapevi che il tè è ricco di antiossidanti? L'ho sentito prima, ma non sono esattamente sicuro di cosa significhi. L'ho sentito prima, ma non sono esattamente sicuro di cosa significhi. Fondamentalmente, gli antiossidanti sono sostanze che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. Possono aiutare a prevenire le malattie e migliorare la nostra salute generale. Fondamentalmente, gli antiossidanti sono sostanze che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. Possono aiutare a prevenire le malattie e migliorare la nostra salute generale. È bello saperlo. Mi fa sentire ancora meglio ordinare il tè invece di altre bevande zuccherate. È bello saperlo. Mi fa sentire ancora meglio ordinare il tè invece di altre bevande zuccherate. Esattamente. Il tè è un'ottima opzione per una bevanda salutare e rinfrescante. Esattamente. Il tè è un'ottima opzione per una bevanda salutare e rinfrescante. Cameriera, ecco i tuoi tè, caldi e freschi. Divertiti. Cameriera, ecco i tuoi tè, caldi e freschi. Divertiti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Questo sembra fantastico. Grazie mille. Questo sembra fantastico. Dialogo 5. Hai deciso cosa ordinare per pranzo? Ciao Anna. Hai deciso cosa ordinare per pranzo? Ciao Anna. Hai deciso cosa ordinare per pranzo? Ciao John. Non ne sono ancora sicuro. Sembra tutto a posto nel menù. Ciao John. Non ne sono ancora sicuro. Sembra tutto a posto nel menù. Stavo pensando di ordinare una ciotola di zuppa. Ne vuoi un po' anche tu? Stavo pensando di ordinare una ciotola di zuppa. Ne vuoi un po' anche tu? Sembra una buona idea. Che tipo di zuppa stai mangiando? Sembra una buona idea. Che tipo di zuppa stai mangiando? Penso che prenderò la zuppa di spaghetti al pollo. È uno dei miei preferiti. Penso che prenderò la zuppa di spaghetti al pollo. È uno dei miei preferiti. Suona bene. Prenderò anche quello, per favore. Suona bene. Prenderò anche quello, per favore. Cameriera, ciao. Cosa posso offrirvi ragazzi? Cameriera, ciao. Cosa posso offrirvi ragazzi? Mangeremo entrambi la zuppa di spaghetti al pollo, per favore. Mangeremo entrambi la zuppa di spaghetti al pollo, per favore. Cameriera, ottima scelta. Vorresti aggiungere qualcos'altro? Cameriera, ottima scelta. Vorresti aggiungere qualcos'altro? No, solo la zuppa per me. No, solo la zuppa per me. Anche qui, grazie. Anche qui, grazie. Cameriera, va bene, lo farò iniziare per te. Uscirà tra pochi minuti. Cameriera, va bene, lo farò iniziare per te. Uscirà tra pochi minuti. Grazie mille. Grazie mille. Allora, ti piace la zuppa? Allora,
Ti piace la zuppa? Sì, soprattutto nei mesi più freddi. È così caldo e confortante. Sì, soprattutto nei mesi più freddi. È così caldo e confortante. Sono d'accordo. E anche la zuppa può essere davvero salutare, a seconda del tipo che si mangia. Sono d'accordo. E anche la zuppa può essere davvero salutare, a seconda del tipo che si mangia. Sicuramente. La zuppa di spaghetti al pollo è una buona scelta perché è ricca di proteine e può aiutare a rafforzare il sistema immunitario. Sicuramente. La zuppa di spaghetti al pollo è una buona scelta perché è ricca di proteine e può aiutare a rafforzare il sistema immunitario. È bello saperlo. Di solito mi piace aggiungere un po' di salsa piccante alla mia zuppa per un po' di sapore in più. Ti piace il cibo piccante? È bello saperlo. Di solito mi piace aggiungere un po' di salsa piccante alla mia zuppa per un po' di sapore in più. Ti piace il cibo piccante? Sì, ma non troppo piccante. Di solito mi attengo a livelli di spezie lievi o medi. Sì, ma non troppo piccante. Di solito mi attengo a livelli di spezie lievi o medi. Sono allo stesso modo. Mi piace un po' di caldo, ma niente di troppo estremo. Sono allo stesso modo. Mi piace un po' di caldo, ma niente di troppo estremo. Cameriera, ecco la tua zuppa di spaghetti al pollo, ben calda e pronta per l'uso. Divertiti. Cameriera, ecco la tua zuppa di spaghetti al pollo, ben calda e pronta per l'uso. Divertiti. Grazie. Grazie. Grazie mille. Sembra delizioso. Grazie mille. Sembra delizioso. Ha anche un ottimo profumo. Andiamo a scavare. Ha anche un ottimo profumo. Andiamo a scavare. Dialogo 6. Sei mai stato al lago vicino? Ciao Anna, sei mai stata al lago vicino? Lo scenario è davvero fantastico. Ciao Anna, sei mai stata al lago vicino? Lo scenario è davvero fantastico. Ciao John. No, non l'ho fatto. Cosa c'è di così speciale nello scenario lacustre? Ciao John. No, non l'ho fatto. Cosa c'è di così speciale nello scenario lacustre? Beh, è circondato da alberi e montagne e l'acqua è così limpida e blu. È davvero tranquillo e rilassante essere lì. Beh, è circondato da alberi e montagne e l'acqua è così limpida e blu. È davvero tranquillo e rilassante essere lì. Sembra incredibile. C'è qualcosa da fare al lago oltre a godersi il paesaggio? Sembra incredibile. C'è qualcosa da fare al lago oltre a godersi il paesaggio? Sì, ci sono molte attività che puoi fare. Puoi andare a nuotare, pescare, andare in barca o semplicemente fare un picnic sull'acqua. Sì, ci sono molte attività che puoi fare. Puoi andare a nuotare, pescare, andare in barca o semplicemente fare un picnic sull'acqua. Sembra tutto molto divertente. Quanto dista il lago da qui? Sembra tutto molto divertente. Quanto dista il lago da qui? È solo a circa 30 minuti di auto. Dovremmo andare a dare un'occhiata qualche volta. È solo a circa 30 minuti di auto. Dovremmo andare a dare un'occhiata qualche volta.
Mi piacerebbe moltissimo. Qual è il momento migliore per andare al lago? Mi piacerebbe moltissimo. Qual è il momento migliore per andare al lago? Direi che il periodo migliore è l'estate, quando il clima è caldo e soleggiato. Ma è bello anche in autunno quando le foglie si colorano. Direi che il periodo migliore è l'estate, quando il clima è caldo e soleggiato. Ma è bello anche in autunno quando le foglie si colorano. Sembra un'ottima idea. Ho davvero bisogno di una pausa dalla città e un po' di tempo nella natura sarebbe perfetto. Sembra un'ottima idea. Ho davvero bisogno di una pausa dalla città e un po' di tempo nella natura sarebbe perfetto. So cosa intendi. È così rinfrescante allontanarsi dal trambusto della città e rilassarsi nella natura. So cosa intendi. È così rinfrescante allontanarsi dal trambusto della città e rilassarsi nella natura. Sicuramente. Pianifichiamo presto una gita al lago. Sicuramente. Pianifichiamo presto una gita al lago. Sembra un piano, Anna. Non vedo l'ora di mostrarti lo splendido scenario. Sembra un piano, Anna. Non vedo l'ora di mostrarti lo splendido scenario. Dialogo 7. Devo modificare la mia prenotazione del volo. Ciao Anna, come stai oggi? Ciao Anna, come stai oggi? Ciao John, in realtà sono un po' stressato. Devo modificare la mia prenotazione di volo, ma non so come fare. Ciao John, in realtà sono un po' stressato. Devo modificare la mia prenotazione di volo, ma non so come fare. Oh no, può essere frustrante. Cosa devi modificare della tua prenotazione? Oh no, può essere frustrante. Cosa devi modificare della tua prenotazione? Devo modificare la data del mio volo. È successo qualcosa e non posso partire nella data originale che avevo prenotato. Devo modificare la data del mio volo. È successo qualcosa e non posso partire nella data originale che avevo prenotato. Hai provato a chiamare la compagnia aerea per vedere se può apportare la modifica per te? Hai provato a chiamare la compagnia aerea per vedere se può apportare la modifica per te? Non ancora speravo di farlo online, ma non sono sicuro di come navigare nel sito web della compagnia aerea. Non ancora speravo di farlo online, ma non sono sicuro di come navigare nel sito web della compagnia aerea. Capisco. Beh, chiamare la compagnia aerea potrebbe essere la soluzione migliore. Dovrebbero essere in grado di aiutarti a effettuare la modifica telefonicamente. Capisco. Beh, chiamare la compagnia aerea potrebbe essere la soluzione migliore. Dovrebbero essere in grado di aiutarti a effettuare la modifica telefonicamente. È una buona idea. Pensi che mi addebiteranno una commissione per modificare la mia prenotazione? È una buona idea. Pensi che mi addebiteranno una commissione per modificare la mia prenotazione? È possibile, ma dipende dalla politica della compagnia aerea. Dovrai chiederlo a loro quando chiami. È possibile, ma dipende dalla politica della compagnia aerea. Dovrai chiederlo a loro quando chiami. Ok, lo farò. Hai qualche consiglio per trattare con il servizio clienti delle compagnie aeree? Ok, lo farò. Hai qualche consiglio per trattare con il servizio clienti delle compagnie aeree? Una cosa che faccio sempre è rimanere calmo ed educato, anche se sono frustrato. È importante ricordare che il rappresentante del servizio clienti sta solo facendo il proprio lavoro.
Una cosa che faccio sempre è rimanere calmo ed educato, anche se sono frustrato. È importante ricordare che il rappresentante del servizio clienti sta solo facendo il proprio lavoro. Questo è un buon punto. Cercherò di tenerlo a mente. E se non riescono a modificare la mia prenotazione? Questo è un buon punto. Cercherò di tenerlo a mente. E se non riescono a modificare la mia prenotazione? In tal caso, potrebbe essere necessario prenotare un nuovo volo. Ma speriamo che siano in grado di aiutarti a apportare la modifica senza problemi. In tal caso, potrebbe essere necessario prenotare un nuovo volo. Ma speriamo che siano in grado di aiutarti a apportare la modifica senza problemi. Lo spero. Grazie per il tuo aiuto, John. Lo spero. Grazie per il tuo aiuto, John. Quando vuoi, Anna. Fammi sapere come va. Quando vuoi, Anna. Fammi sapere come va. Dai a Logotto, il matrimonio del mio migliore amico. Ciao Anna. Ho sentito che presto andrai a un matrimonio. Sei eccitato? Ciao Anna. Ho sentito che presto andrai a un matrimonio. Sei eccitato? Ciao John, sì lo sono. È il matrimonio della mia migliore amica e non vedo l'ora di festeggiare con lei. Ciao John, sì lo sono. È il matrimonio della mia migliore amica e non vedo l'ora di festeggiare con lei. È fantastico. Sai già cosa indosserai? È fantastico. Sai già cosa indosserai? Non ancora, in realtà. Sto ancora cercando di decidere. Hai qualche suggerimento? Non ancora, in realtà. Sto ancora cercando di decidere. Hai qualche suggerimento? Beh, dipende dal codice di abbigliamento per il matrimonio. È un evento formale o semiformale? Beh, dipende dal codice di abbigliamento per il matrimonio. È un evento formale o semiformale? È un evento semiformale. L'invito dice abbigliamento da cocktail. È un evento semiformale. L'invito dice abbigliamento da cocktail. Ah, capisco. In tal caso, potresti indossare un bel vestito o una gonna e una camicetta con delle scarpe eleganti. Ah, capisco. In tal caso, potresti indossare un bel vestito o una gonna e una camicetta con delle scarpe eleganti. È una buona idea. Stavo pensando di indossare un vestito, ma non sono sicuro che tipo di abito sarebbe appropriato. È una buona idea. Stavo pensando di indossare un vestito, ma non sono sicuro che tipo di abito sarebbe appropriato. Per un evento semiformale, potresti indossare un abito al ginocchio in tinta unita o con una stampa sottile. Puoi anche accessoriarlo con dei gioielli e una pochette. Per un evento semiformale, potresti indossare un abito al ginocchio in tinta unita o con una stampa sottile. Puoi anche accessoriarlo con dei gioielli e una pochette. Questi sono buoni suggerimenti. Che ne dici delle scarpe? Devo indossare i tacchi? Questi sono buoni suggerimenti. Che ne dici delle scarpe? Devo indossare i tacchi? Dipende da te, ma i tacchi sarebbero una buona scelta per un evento semiformale. Assicurati solo che siano abbastanza comodi da poter essere indossati per alcune ore. Dipende da te, ma i tacchi sarebbero una buona scelta per un evento semiformale. Assicurati solo che siano abbastanza comodi da poter essere indossati per alcune ore. Ok, lo terrò a mente. Grazie per il tuo aiuto, John. Ok,
Lo terrò a mente. Grazie per il tuo aiuto, John. Quando vuoi, Anna. Sono sicuro che starai benissimo al matrimonio. E non dimenticare di divertirti e ballare tutta la notte. Quando vuoi, Anna. Sono sicuro che starai benissimo al matrimonio. E non dimenticare di divertirti e ballare tutta la notte. Lo farò sicuramente. Lo farò sicuramente. Dialog 9. Cosa ti fa sentire sicuro? Ciao Anna, come stai oggi? Ciao Anna, come stai oggi? Ciao John, sto abbastanza bene. Ultimamente mi sento abbastanza fiducioso. Ciao John, sto abbastanza bene. Ultimamente mi sento abbastanza fiducioso. È bello sentirlo. Cosa ti fa sentire sicuro di te? È bello sentirlo. Cosa ti fa sentire sicuro di te? Mi sento abbastanza intelligente da gestire qualsiasi cosa mi capiti. Come se riuscissi a capire le cose da sola. Mi sento abbastanza intelligente da gestire qualsiasi cosa mi capiti. Come se riuscissi a capire le cose da sola. È un ottimo atteggiamento da avere. È importante avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. È un ottimo atteggiamento da avere. È importante avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Sì, sono totalmente d'accordo. Prima dubitavo molto di me stesso, ma ora sento di poter affrontare le sfide a testa alta. Sì, sono totalmente d'accordo. Prima dubitavo molto di me stesso, ma ora sento di poter affrontare le sfide a testa alta. È davvero stimolante, Anna. Cosa pensi ti abbia aiutato a costruire la tua fiducia? È davvero stimolante, Anna. Cosa pensi ti abbia aiutato a costruire la tua fiducia? Penso che sia una combinazione di cose. Stabilire obiettivi per me stesso e raggiungerli, apprendere nuove competenze e circondarmi di persone positive e solidali. Penso che sia una combinazione di cose. Stabilire obiettivi per me stesso e raggiungerli, apprendere nuove competenze e circondarmi di persone positive e solidali. Questi sono tutti ottimi modi per creare fiducia. Ed è importante ricordare che tutti hanno momenti di insicurezza, ma è il modo in cui gestiamo quei momenti che conta davvero. Questi sono tutti ottimi modi per creare fiducia. Ed è importante ricordare che tutti hanno momenti di insicurezza, ma è il modo in cui gestiamo quei momenti che conta davvero. Sicuramente. Ho imparato a essere gentile con me stessa e a meritarmi delle cose che faccio bene. Sicuramente. Ho imparato a essere gentile con me stessa e a meritarmi delle cose che faccio bene. È un'ottima mentalità da avere. E ricorda, essere intelligenti non significa sapere tutto, significa avere la capacità di imparare e adattarti. È un'ottima mentalità da avere. E ricorda, essere intelligenti non significa sapere tutto, significa avere la capacità di imparare e adattarti. Questo è un buon punto. Penso che essere aperti all'apprendimento e alla crescita sia la chiave per sentirsi sicuri e capaci. Questo è un buon punto. Penso che essere aperti all'apprendimento e alla crescita sia la chiave per sentirsi sicuri e capaci. Non potrei essere più d'accordo. Continua così, Anna. Non potrei essere più d'accordo. Continua così, Anna. Dialog 10. Hai iniziato a esaminare il processo di candidatura?
Ciao Anna, ho sentito che sei interessata a iscriverti ad alcune delle migliori università. Hai iniziato a esaminare il processo di candidatura? Ciao Anna, ho sentito che sei interessata a iscriverti ad alcune delle migliori università. Hai iniziato a esaminare il processo di candidatura? Ciao John, sì che l'ho fatto. Sembra un processo complicato, ma sono determinato a capirlo. Ciao John, sì che l'ho fatto. Sembra un processo complicato, ma sono determinato a capirlo. È fantastico. Sai a che tipo di università vuoi iscriverti? È fantastico. Sai a che tipo di università vuoi iscriverti? Sì, ne ho alcuni in mente. Alcune delle migliori università del paese. Sì, ne ho alcuni in mente. Alcune delle migliori università del paese. Questo è ambizioso. Hai esaminato i requisiti per queste università? Questo è ambizioso. Hai esaminato i requisiti per queste università? Sì, l'ho fatto. Tutti richiedono trascrizioni, punteggi dei test, saggi e lettere di raccomandazione. Sì, l'ho fatto. Tutti richiedono trascrizioni, punteggi dei test, saggi e lettere di raccomandazione. C'è molto materiale da preparare. Hai un piano su come affrontarla? C'è molto materiale da preparare. Hai un piano su come affrontarla? Inizierò raccogliendo tutti i documenti e materiali necessari. Poi mi impegnerò a scrivere i miei saggi e a chiedere lettere di raccomandazione. Inizierò raccogliendo tutti i documenti e materiali necessari. Poi mi impegnerò a scrivere i miei saggi e a chiedere lettere di raccomandazione. Sembra un buon piano. Avete dubbi o domande sulla procedura di candidatura? Sembra un buon piano. Avete dubbi o domande sulla procedura di candidatura? Sono un po' preoccupato per quanto sia competitivo. Queste università hanno molti candidati, quindi non sono sicuro di riuscire a distinguermi. Sono un po' preoccupato per quanto sia competitivo. Queste università hanno molti candidati, quindi non sono sicuro di riuscire a distinguermi. È comprensibile, ma non lasciatevi scoraggiare. Concentrati solo sul fare del tuo meglio e presentarti nel miglior modo possibile. È comprensibile, ma non lasciatevi scoraggiare. Concentrati solo sul fare del tuo meglio e presentarti nel miglior modo possibile. Questo è un buon consiglio. Hai qualche consiglio per far risaltare la mia candidatura? Questo è un buon consiglio. Hai qualche consiglio per far risaltare la mia candidatura? Una cosa che suggerirei è dimostrare davvero le tue qualità ed esperienze uniche. Cosa ti distingue dagli altri candidati? E assicurati di rileggere tutto accuratamente. Una cosa che suggerirei è dimostrare davvero le tue qualità ed esperienze uniche. Cosa ti distingue dagli altri candidati? E assicurati di rileggere tutto accuratamente. Questi sono ottimi consigli. Grazie mille, John. Questi sono ottimi consigli. Grazie mille, John. Quando vuoi, Anna. Buona fortuna con le tue candidature. Quando vuoi, Anna.
Buona fortuna con le tue candidature.